Nel tutorial di oggi faremo insieme questi guantini ad uncinetto. Questo è un progetto facile, veloce da realizzare, ci basta meno di un gomitolo per colore del filato che ho utilizzato, può essere un'ottima idea regalo oppure li possiamo fare per noi. Alla fine del tutorial vi do le misure dei miei guanti e vi do alcune indicazioni su come adattare la taglia se doveste fare appunto un guanto un po' più grande o un po' più piccolo. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare questi guantini io ho utilizzato il filato Duetto, che è un misto lana, 50 lana, 50 acrilico, da lavorare con uncinetti da 4 mm. E io ho utilizzato un uncinetto da 3,5 mm. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nel primo messaggio sotto al video vi lascio il link della merceria Arcobaleno dove potete trovare tantissimi colori di questo filato. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando 32 catenelle. 1, 2, 3, 4, 31, 32. Controlliamo che le catenelle non siano arrotolate e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto bassissimo. E nella prima riga, nel primo giro, lavoriamo 32 punti alti. Lavoriamo 2 catenelle per l'altezza, non contano come punti alti, e poi partendo dallo stesso punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, lavoriamo un punto alto in ogni catenella, quindi 32. E 32. E chiudiamo questo primo giro e tutti i giri nella seconda catenella, anche se non conta come punto. Chiudiamo qui nella seconda catenella e ricominciamo a lavorare dal primo punto alto del giro, quindi qui. Nel prossimo giro lavoriamo punti alti in rilievo presi davanti e presi dietro. Iniziamo il giro con 2 catenelle che non contano come punto, filo sull'uncinetto e lavoriamo 4 punti alti in rilievo presi davanti, cioè da davanti passo dietro al primo punto alto, porto fuori il filo e lavoro un punto alto, filo sull'uncinetto, nel prossimo punto entro proprio da davanti a dietro sul corpo del punto alto e lavoriamo un punto alto e ne lavoriamo in tutto 4, 3, 4. Ed ora lavoriamo 4 punti alti in rilievo presi dietro, quindi al contrario, filo sull'uncinetto, partiamo da dietro e andiamo davanti abbracciando il corpo del prossimo punto alto. Torno dietro, porto fuori il filo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, da dietro abbraccio il corpo del prossimo punto alto, prendo il filo, lo porto fuori e lavoro un punto alto. E ne lavoriamo anche qui 4 in tutto. E questa è la sequenza che ripetiamo nel giro 2. 4 punti alti in rilievo presi davanti, 4 punti alti in rilievo presi dietro. E ripetiamo in questo modo fino a completare tutto il giro. Alla fine chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo nella seconda catenella. Il giro 3 è uguale al giro 2. Lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e sopra i punti alti in rilievo presi davanti lavoriamo punti alti in rilievo presi davanti
e sui punti alti in rilievo presi dietro lavoriamo punti in rilievo presi dietro. Quindi come nel giro 2. E alla fine chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo nella seconda catenella. Nel giro 4 contrariamo il lavoro, cioè sopra i punti alti in rilievo presi davanti lavoriamo punti alti in rilievo presi dietro e sui punti in rilievo presi dietro lavoriamo punti alti in rilievo presi davanti. Quindi 2 catenelle che non contano come punto e iniziamo con 4 punti alti in rilievo presi dietro. Da dietro e lavoriamo il punto alto. E ne lavoriamo 4. E poi 4 punti in rilievo presi davanti. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nella seconda catenella. Il giro 5 e il giro 6 sono uguali al giro 4. Lavoriamo 4 punti alti in rilievo presi dietro sopra i punti alti in rilievo presi dietro e 4 punti in rilievo presi davanti sopra ai punti alti in rilievo presi davanti. E iniziamo sempre con 2 catenelle. In questo modo completiamo questo giro e lavoriamo nello stesso modo anche il successivo. Ho lavorato il giro 5 e il giro 6, come abbiamo detto, ed ora cambiamo colore per lavorare il corpo del guanto. Ho tagliato il filo grigio che non ci servirà più. Prendiamo il nuovo colore e lo agganciamo facendo una catenella e tirando il filo grigio per farlo sparire. Da qui in poi lavoreremo tutti i giri di mezzi punti alti e iniziamo tutti i giri con una catenella leggermente allungata che non conta come punto. E in questo giro lavoriamo 3 diminuzioni che distribuiamo sui punti. Quindi la ripetizione che lavoreremo sarà 9 punti, una diminuzione, 9 punti, una diminuzione e poi 8 punti, una diminuzione. E lavoriamo tutti i punti di questo giro in costa dietro, che vuol dire che anziché prendere tutto il punto, prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto e se vogliamo nei primi punti nascondiamo anche le codine. Quindi ora 9 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 8, 9 e una diminuzione e per la diminuzione filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto, porto fuori il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, porto fuori il filo e chiudiamo tutto assieme. E chiudiamo tutti questi giri con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto del giro, prendendo tutto il punto. Da qui in poi lavoriamo tutte righe di mezzi punti alti, lavorando in questo modo. Partiamo sempre con una catenella allungata e lavoriamo un mezzo punto alto in costa dietro, prendendo solo la mezza catenella dietro del punto e partiamo
da quello in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, quindi incosta dietro, e il successivo lo lavoriamo incosta davanti, prendendo solo la mezza catenella davanti del punto, e ripetiamo così: incosta dietro, incosta davanti, e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto del giro, prendendo sempre tutta la catenella. Nel prossimo giro lavoriamo al contrario, iniziamo sempre con una catenella un po' allungata, e se nel primo punto prima abbiamo lavorato incosta dietro, e lo sappiamo perché vediamo questa mezza catenella davanti qui, questo giro lo iniziamo lavorando incosta davanti. Iniziamo sempre dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e prendiamo solo la mezza catenella davanti del punto. Quindi se iniziamo davanti, poi lavoriamo dietro e così via, uno davanti, uno dietro per tutto il giro. E lavoriamo giri come questi, alternando in questo modo, partendo sfalsando sempre i punti, lavorando in tutto 8 giri con questo tipo di punto. Ho lavorato le 8 righe di mezzo punto alto incosta sfalsato. Da qui in poi la lavorazione del guanto destro e del guanto sinistro sono diverse per quanto riguarda l'ultimo pezzo del corpo del guanto. Quindi ora vi mostro come fare il primo guanto e poi vediamo come fare il secondo. Lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo contiamo 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel settimo lavoriamo un punto bassissimo. E il prossimo giro lo ricominciamo da qui, quindi una catenella allungata, e partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo lavoriamo un altro giro di mezzo punto alto alternato. Quindi per esempio in questo caso iniziamo da davanti, incosta davanti, incosta dietro, e lavoriamo un punto in ogni punto fino a prima dell'archetto di catenelle. Proseguiamo lavorando un punto in questo modo: filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultimo punto che abbiamo, che è quello in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, portiamo fuori il filo, filo sull'uncinetto e nell'archetto, e chiudiamo tutto assieme. In questo modo qui non verrà un buchino, e lavoriamo mezzi punti alti nell'archetto fino ad arrivare a 32 punti. E 32, e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto del giro. E questo è il primo guanto, ed ora vediamo come fare il secondo. Per il secondo guanto lavoriamo i primi 15 giri nello stesso modo, e per il giro 16 giriamo il lavoro, lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e partendo a contare dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo contiamo 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e qui facciamo un punto bassissimo, giriamo il lavoro e cominciamo da qui a lavorare il giro. Una catenella allungata, lavoriamo 8 mezzi punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e lavoriamo il punto che raccorda
l'archetto con il primo punto qui, come prima, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, filo sull'uncinetto, entro nel punto guardando cosa tocca, e tocca incosta dietro, e chiudiamo il punto e proseguiamo lavorando un mezzo punto alto in ogni punto, sempre contrariando, incosta davanti e incosta dietro. E alla fine completiamo il giro lavorando anche nel punto in cui avevamo chiuso con un punto bassissimo all'inizio. In questo modo torniamo ad avere 32 punti. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. E così abbiamo ottenuto i due guanti con i fori per i pollici in modo speculare. La cosa importante alla fine di questo giro 16 è tornare ad avere 32 punti o comunque il numero di punti che avevamo all'inizio. Se volete allargare il foro per il pollice perché avete un pollice più grosso, potete fare un archetto più grande, l'importante appunto è finire con lo stesso numero di punti con cui avevamo iniziato. Da qui in poi lo schema torna a essere uguale per tutti e due i guanti. Dal prossimo giro cambiamo colore, quindi agganciamo un nuovo colore, tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire, lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e un punto alto in ogni punto, partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. E torniamo a lavorare prendendo tutto il punto normalmente e se vogliamo nel frattempo nascondiamo le codine. Un punto in ogni punto, quindi in totale 32 punti alti. E tagliamo il filo del vecchio colore che non ci serve più. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella seconda catenella di inizio giro. E da qui ricominciamo a lavorare il polsino come abbiamo fatto all'inizio. Quindi ora ripetiamo lo schema dal giro 2 al giro 6. Quindi 2 catenelle che non contano mai come punto, 4 punti alti in rilievo presi da davanti, 1, 2, 3, 4 e 4 punti alti in rilievo presi dietro. E ripetiamo questa ripetizione. Nel prossimo giro lavoriamo nello stesso modo, 4 punti alti in rilievo presi davanti, 4 dietro e poi nei 3 giri successivi contrariamo, partiamo con 4 punti in rilievo presi dietro e 4 punti in rilievo presi davanti. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando nella catenella del primo punto alto, quindi non nelle catenelle come abbiamo fatto finora, ma nel primo punto alto, entriamo in tutta la catenella del punto e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto, cioè da dove parte il filo. In questo modo creiamo una catenella aggiuntiva e la chiusura è perfetta. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Allo stesso modo nascondiamo tutti i fili dei nostri guanti. E i nostri guantini nuovi sono pronti. A me piacciono tantissimo, sono belli, caldi, morbidi, comodi. Ed ora, come promesso, vediamo eventualmente come modificare le misure del guanto. Intanto vediamo quanto misura il mio guanto.
I miei guanti sono alti circa 19 cm e hanno una larghezza di circa 8 cm, quindi vuol dire che hanno un diametro di circa 16. Considerate che il lavoro poi è elastico, quindi un po' cede, e quindi piuttosto fate il guantino leggermente più piccolo piuttosto che più grande. Se vi può servire, la circonferenza della mia mano è di circa 18 cm. Se volete cambiare la misura, la cosa più semplice intanto è modificare l'uncinetto, quindi se vi serve un guanto un po' più grande, anziché utilizzare l'uncinetto da 3,5 mm, potete utilizzare un uncinetto da 4 mm. Se vi serve un po' più piccolo, potete utilizzare l'uncinetto da 3 mm. Se invece avete un filato più sottile e quindi dovete variare decisamente il numero di punti, allora potete cambiare il multiplo all'inizio. Vi serve un multiplo di 8 per rispettare i quadratini così del punto canestro come li ho fatti io, quindi dovreste fare 8 punti in più o 8 punti in meno. Però se questo cambio di punti è troppo, perché comunque 8 punti su 32 sono tantissimi, eventualmente potreste aumentare solo 4 punti e fare magari solo alcuni dei quadratini da 5 punti anziché da 4, quello poi lo vedete voi. Se invece vi va bene la circonferenza da 32 punti, però avete una mano un po' più grossa della mia e quindi nel corpo del guanto volete aumentare, semplicemente non diminuite nella riga di diminuzioni qui e lavorate tutto il guanto con 32 punti. Anche per oggi quindi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se rifate questi guantini non dimenticate di farmeli vedere. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Io spero che abbiate passato un buon Natale e passerete un buon ultimo dell'anno, quindi buona fine e buon principio, e speriamo che il 2022 sia un anno pieno di gioie e di amore. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!